American Psycho è uscito più di 25 anni fa, eppure c'è una domanda che ancora oggi divide chiunque lo guardi. È successo tutto davvero? È successo tutto solo nella testa di Patrick Bateman? O è una via di mezzo? Molto spesso, ogni volta che si parla di questo film, la risposta più comune è tranquilli perché tanto era tutto un delirio mentale. Ma questa è solo la spiegazione più comoda e secondo me è l'analisi più sbagliata. Bentornati su Cinescienza, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Se un film vi ha lasciato con più domande che risposte, se avete la sensazione di esservi persi qualcosa o semplicemente volete andare più a fondo e capire cosa c'è davvero dietro una storia, allora siete nel canale giusto. In questo periodo stiamo facendo una vera e propria maratona per 25 settimane, cioè 6 mesi. Analizzerò alcuni dei finali più contorti del cinema. Trovate già la playlist dei video sul mio canale. In questo nuovo episodio proveremo a spiegare una volta per tutte cosa succede in American Psycho e ovviamente faremo anche una caccia agli indizi e ai dettagli nascosti che ci dicono molto più di quanto sembri su come funziona il mondo di Patrick Bateman. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale e di lasciare un po' di hype a questo video. A voi sembrerà una sciocchezza, ma è veramente l'unico modo che ho per continuare a portare i miei video qui su YouTube. Fatto? E allora sigla! Capitolo 1. Patrick Bateman e la morte dell'identità. La prima vera presentazione di Patrick Bateman in American Psycho passa dal suo corpo. La scena della skincare serve a farci capire che tipo di personaggio stiamo per incontrare. Bateman elenca i prodotti, spiega i passaggi, scandisce i tempi con una precisione veramente ossessiva. Il suo modo di parlare è freddo, tecnico, completamente funzionale. Il linguaggio che usa per raccontarsi assomiglia a quello di un catalogo. Il corpo viene trattato come qualcosa da mantenere efficiente, performante, all'altezza di uno standard preciso. L'attenzione non è rivolta all'esperienza ma all'immagine finale, a ciò che deve essere visto. Tra l'altro Margot Robbie ha replicato qualche anno fa questa scena iconica in un video per Vogue. La routine di Bateman è metodica, ripetitiva, identica ogni giorno. Serve a costruire una forma, a fissare una versione di sé che non può permettersi variazioni. In questa sequenza Patrick Bateman si definisce attraverso ciò che fa al proprio corpo. La cura diventa una forma di controllo, un modo per esercitare potere sulla superficie che lo rappresenta. Bateman esiste come costruzione continua. Ogni mattina rimette insieme la sua maschera pezzo dopo pezzo, come se senza quel rituale non ci fosse nulla da portare nel mondo. Non a caso in più momenti lui parla di sé in terza persona, come se stesse descrivendo un personaggio e non se stesso. In questa scena il dettaglio più importante è questo. Bateman applica una maschera per il viso, la lascia agire e poi la rimuove. La pelle sotto deve apparire più liscia, più presentabile. Ha una pelle bellissima, signor Bateman. Ma quella maschera non è solo un trattamento, è la rappresentazione più concreta di come Bateman funzioni. Un volto sopra un altro volto, uno strato che viene applicato, mantenuto per il tempo necessario e poi tolto quando serve mostrarne uno ancora più perfetto. La doppia facciata è parte integrante di questo rituale. La scena della maschera diventa così un anticipatore estremamente emblematico di tutto ciò che vedremo dopo. Già qui capiamo per esempio che Patrick Bateman passa moltissimo tempo a guardarsi negli specchi, nelle superfici lucide, nei vetri, in qualunque cosa possa restituirgli un'immagine. Il suo sguardo torna continuamente lì, come se avesse bisogno di verificare che quella figura esista davvero o comunque che stia funzionando. E Bateman si osserva veramente in qualsiasi gesto della sua vita, mentre parla, mentre fa sesso, mentre si muove negli spazi. Anche nei momenti più banali, come quando va in bagno, lo sguardo cerca sempre una conferma visiva. Sopra il water c'è il quadro delle Misérables, un musical che racconta un mondo di ruoli morali
vocali netti, identità riconoscibili, personaggi definiti da una funzione precisa, colpevoli, giusti o redenti, figure che esistono perché occupano un posto chiaro dentro una struttura, e il fatto che ci sia più di un riferimento ai musical nel film dialoga perfettamente con il suo personaggio. I musical sono performance pure, un po' come quella appunto del nostro protagonista. Bateman sembra riconoscersi solo così, attraverso l'immagine che restituisce. Lo specchio diventa il luogo in cui l'identità prende consistenza perché è l'unico spazio in cui può essere verificata. Il riflesso in American Psycho serve a controllarsi, a evitare che qualcosa sfugga. Tutto ciò che resta fuori dallo specchio è più incerto e più difficile da gestire. Ogni tanto Bateman però lascia scappare frasi come "voglio far parte di qualcosa", che suonano un po' stonate, come se provenissero da un livello diverso rispetto alla maschera che noi vediamo. Il linguaggio di Patrick Bateman funziona come il resto della sua identità, è una costruzione. Ogni frase sembra pensata per occupare perfettamente lo spazio sociale in cui si trova, per suonare informata, colta e interessante. Bateman parla quasi sempre nel modo giusto, quasi. Eppure anche le sue parole fanno parte di una performance. In una scena, seduto a tavola con i suoi amici, Bateman elenca una serie di grandi problemi mondiali da risolvere. Mettere fine all'apartheid, per dirne uno, e rallentare la corsa agli armamenti nucleari, lo stop al terrorismo e alla fame nel mondo. Dobbiamo procurare cibo e un tetto a chi ne è sprovvisto. La fame nel mondo, l'uguaglianza sociale, i diritti delle donne, la fine dell'apartheid sono argomenti sicuramente importanti e condivisibili, e pronunciarli gli dà immediatamente un'aurea di profondità, di consapevolezza e di sensibilità, ma nel modo in cui li pronuncia non c'è né coinvolgimento né urgenza. Quelle frasi sembrano prese da qualche parte e ripetute nel momento opportuno per dare spessore al personaggio che lui stesso sta interpretando. Lo stesso meccanismo ritorna nei suoi celebri monologhi musicali. Ad un certo punto Bateman parla di Whitney Houston, adottando come sempre il tono dell'esperto. Dice che il suo album di debutto ha avuto 4 singoli al numero 1. In realtà i singoli arrivati in vetta alla classifica sono 3. È un errore piccolo però significativo. Perché questo errore? Bateman parla sempre come se sapesse più degli altri, però non è così. Questa impressione nasce dal fatto che si esprime quasi sempre davanti a persone che non conoscono davvero gli argomenti di cui parla, ed è anche per questo che lo spettatore viene facilmente ingannato dalla sicurezza con cui espone cose che in realtà non padroneggia. Anche con Phil Collins e i Genesis il procedimento è identico. Bateman descrive Invisible Touch come se fosse un'opera di grande profondità emotiva, attribuendole un valore quasi definitivo. In realtà si tratta di uno degli album più commerciali del gruppo, pensato per il grande pubblico. Avrei anche capito se stesse parlando di Selling England by the Pound, ma probabilmente Bateman non lo conosce nemmeno. Lui si limita a ripetere giudizi che suonano autorevoli ma che restano di fatto superficiali. Grazie papà per avermi educato con i Genesis. Insomma, lui fa tutto ciò per costruire un'immagine di sé, per dimostrare di appartenere a un certo ambiente e a una certa elite culturale. I suoi monologhi funzionano come accessori, come vestiti che indossa o i ristoranti che frequenta, ma è proprio qui che succede qualcosa di assurdo, perché se il linguaggio per Patrick Bateman è solo una superficie, allora anche le frasi più estreme che pronuncia finiscono per funzionare allo stesso modo delle altre. La prima volta che Bateman pronuncia una minaccia di morte succede in discoteca, al bancone del bar, l'ambiente super caotico e rumoroso. Lui parla alla cameriera, le dice delle cose violentissime fuori da ogni contesto, ma mentre lo fa non guarda lei, guarda il suo riflesso, e questo dettaglio è fondamentale perché lui non sta cercando davvero un interlocutore, ma sta parlando con la sua stessa performance. Le parole escono, però restano chiuse in un circuito che non prevede risposta, e qui inizia a nascere un dubbio fondamentale: ma Bateman sta davvero parlando alla cameriera o succede solo tutto nella sua testa? Il fatto che mentre parla guardi il proprio riflesso rende tutto più ambiguo, perché la voce esce ma il destinatario resta incerto. Le parole sembrano rivolgersi più a lui che a chi ha davanti, ed è qui che American Psycho inizia a lavorare sul suo livello più sottile, perché non ci dice chiaramente dove finisce il pensiero e dove invece inizi l'azione. Questo è un seme, da questo momento in poi il film continuerà a riproporlo in forme diverse, però sempre più sconcertanti. In quella scena il linguaggio violento funziona esattamente come il resto del suo linguaggio. La frase più grave possibile viene trattata come una frase qualunque, perché Bateman ha appena detto qualcosa di enorme, qualcosa che dovrebbe fermare tutto, però
non succede niente, nessuno lo ascolta davvero, nessuno reagisce e nessuno sembra nemmeno accorgersene. Non temete, perché su questo ci torneremo tra pochissimo. Queste simpatiche uscite di Patrick le vediamo anche in altri momenti del film. Prendiamo la scena della lavanderia. Bateman si trova davanti a una donna che non fa parte del suo mondo e che non condivide nemmeno la sua lingua, e lui esplode a un certo punto. Shh, fate piano, ragazze. Ciao, ci sentiamo appena finisco. E Bateman esplode, urla, perde il controllo, dice chiaramente che la vuole far fuori. Questa volta la frase esce davvero dalla sua bocca senza la mediazione di un riflesso o di un rumore di sottofondo. Eppure anche qui succede qualcosa di straniante. La donna non capisce, c'è appunto una barriera linguistica tra i due. Le parole arrivano ma non vengono recepite, il loro significato si perde. La minaccia resta così sospesa come se non fosse mai stata pronunciata. Se Bateman sembra finalmente dire ciò che pensa, il mondo davanti a lui però continua a non registrarlo. Poi entra una conoscente di Bateman e per un istante la sua maschera si incrina. Bateman sorride, si rigira e torna nella sua versione socialmente accettabile, ma questo dettaglio mi fa impazzire perché per una frazione di secondo prima che il sorriso si stabilizzi il volto tradisce qualcosa. È un attimo brevissimo, proprio impercettibile, in cui la faccia perde il controllo e rivela una tensione che non dovrebbe essere visibile. Questa scena è importantissima perché sposta il dubbio che abbiamo introdotto prima. In discoteca potevamo pure chiederci se lui stesse parlando o pensando, qui invece sembra che parli davvero. E dopo la lavanderia il film fa un altro passo. Verso la fine del film Bateman è seduto al tavolo con la sua fidanzata Evelyn, interpretata da Reese Witherspoon. A un certo punto, mentre lui la sta lasciando, parla apertamente di quello che sente, di quello che fa, dei suoi impulsi violenti, di cose che insomma allarmerebbero chiunque. La sua qui è una confessione verbale, ma anche Evelyn non lo ascolta davvero, è distratta, guarda altrove, saluta persone e resta agganciata alla superficie sociale del momento. Le parole di Bateman le arrivano probabilmente come rumore di sottofondo, come qualcosa che non merita attenzione. In questa scena il film ci regala un indizio importantissimo: Bateman può parlare, può dire tutto, può persino confessare, ma la confessione, per esistere davvero, ha bisogno di qualcuno che la riceva e nel suo mondo non c'è nessuno che possa fare questa cosa. Il dubbio che avevamo iniziato a coltivare prima cambia forma un'ultima volta. Non si tratta più di capire se Bateman sta pensando o parlando, perché qui indubbiamente parla. Il punto dell'intero film è completamente un altro, cioè che cosa succede quando una verità viene detta ma non viene ascoltata. Capitolo 2. Un mondo dove nessuno vede nessuno. Nel mondo di American Psycho le persone si confondono continuamente, i nomi vengono sbagliati, le facce si sovrappongono, le identità scivolano l'una sull'altra senza che nessuno sembra farci davvero caso. Patrick Bateman viene scambiato più volte per altri uomini e allo stesso modo lui confonde amici, colleghi, conoscenti, non conosce nessuno. Tutti si assomigliano, stessi vestiti, stessi tagli di capelli, stessi ristoranti, stesso modo di parlare, tutto identico. Le differenze individuali si appiattiscono fino a diventare praticamente irrilevanti. Ciò che resta è una serie di figure intercambiabili definite più dal ruolo che occupano che da chi sono davvero. E in questo universo il nome perde valore. Essere chiamati con quello sbagliato non crea imbarazzo e non genera nemmeno correzione. La scena va avanti comunque. Il riconoscimento personale non è una priorità. Conta soltanto essere inseriti nel gruppo giusto, nel giro giusto e soprattutto nell'elite giusta. Questa intercambiabilità non riguarda solo Bateman, perché tutti sembrano vivere dentro una versione standardizzata di se stessi, costruita sugli stessi modelli. Questo è il primo indizio fondamentale del sistema in cui Bateman si muove. Un mondo in cui le persone sono presenti però raramente riconosciute, in cui essere visti come individui non è richiesto e forse non è nemmeno desiderato. In American Psycho anche le relazioni funzionano come tutto il resto, in modo superficiale. I rapporti tra i personaggi sembrano esistere più per occupare uno spazio che per creare un legame reale. Le conversazioni scorrono automatiche fatte di frasi già pronte. Nessuno ascolta davvero, tutti aspettano solo il momento giusto per parlare di sé. Gli amici di Bateman sono sempre insieme, però non sono praticamente mai connessi. Mangiano negli stessi posti, frequentano gli stessi locali, ripetono gli stessi discorsi fino alla nausea. Le loro relazioni non sono costruite sull'intimità o sulla conoscenza reciproca, ma sulla condivisione di uno status, di abitudini e di ambienti. Stare insieme
insieme serve a confermare l'appartenenza a un gruppo, non a creare vicinanza. Lo stesso vale per i rapporti sentimentali. Le fidanzate vengono trattate come presenze accessorie, parte dell'arredamento sociale. Sono lì per completare l'immagine. In un mondo così il legame umano viene sostituito dalla semplice copresenza. In quel mondo stare con qualcuno conta solo se quel qualcuno aggiunge valore. Il vero linguaggio comune, infatti, è proprio lo status. È il parametro attraverso cui tutto viene misurato, compreso il valore delle persone. Non conta chi sei, cosa fai o dove vai, conta cosa indossi e con chi ti fai vedere. Hai un bellissimo vestito. Non dirlo, fammi indovinare. Valentino Couture. Ogni dettaglio diventa un segnale di appartenenza. I ristoranti sono poi il campo di battaglia principale del film. Le conversazioni ruotano ossessivamente intorno alle prenotazioni, ai locali più esclusivi, ai posti in cui è sempre più difficile entrare. Al Dorsia. Incredibile. Come sei riuscito a prenotare un tavolo? Fortuna, credo. Sono tutti ossessionati dal Dorsia in modo ridicolo. Mangiare per loro non è un'esperienza, ma una certificazione. Essere ammessi significa esistere nel modo giusto. Restare fuori equivale a una piccola sconfitta sociale. Basta un ristorante sbagliato, un tavolo meno centrale o una scelta fuori moda per poter perdere lo status. Sono sull'orlo delle lacrime quando arriviamo alle spas. Ho l'assoluta certezza che non avremo un tavolo decente. Invece eccolo là. E il sollievo mi sommerge come un'onda gigantesca. A un certo punto uno dei personaggi dice proprio che l'unica cosa che desidera davvero è avere solo una prenotazione da qualche parte. Dov'è che abbiamo la prenotazione? Non ho una gran fame, ma vorrei un tavolo da qualche parte. E parlano sempre e solo di questo. Io non vengo da nessuna parte senza prenotazione. E a questo punto mi concedo anche un momento un po' personale, perché negli ultimi anni è diventato impossibile non ignorare questo movimento. È appunto un movimento crescente di persone che si identificano in Patrick Bateman, che lo prendono come modello, come simbolo di successo, di controllo e di superiorità. Ma a me la domanda viene spontanea, perché a me viene sempre da ridere anche quando parlo di American Psycho. Ma questo film loro l'hanno veramente capito? Perché il film è una parodia feroce della nostra società. Bateman è un personaggio, ridicolo, così come lo sono i suoi amici, sono caricature, non ideali. Il film li osserva con una lucidità spietata, mettendo in scena poi un mondo incredibilmente ossessionato dal vuoto, dallo status. Il fatto che oggi Bateman venga celebrato, da pochi, non molti spero, dice molto meno sul personaggio e molto di più sulle persone che ci circondano e sul contesto in cui viviamo. Un contesto che però a più di 25 anni di distanza sembra aver preso quella satira e trasformata addirittura in aspirazione. Però forse è proprio questo quello che rende American Psycho ancora così moderno, perché non parla di un uomo estremo, ma mostra un sistema che abbiamo quasi normalizzato fino a non riconoscerne più il lato grottesco. Per fortuna nessun mio amico mi ha mai detto che si ispira a Patrick Bateman. Ok, basta, andiamo avanti. A proposito di grottesco, parliamo dei biglietti da visita, la cui scena è probabilmente la sintesi più chiara di tutto ciò che abbiamo visto finora. Un gruppo di uomini adulti vestiti allo stesso modo, con lavori e stipendi simili, si ritrova improvvisamente in uno stato di tensione quasi fisica davanti a quei pezzi di carta. I biglietti sono praticamente identici, su tutti c'è scritto la stessa cosa: vicepresidente della Pearson Pierce. Poi c'è lo stesso numero di telefono, lo stesso indirizzo, cambiano solo i nomi. È come se avessero creato proprio un piano apposta per buttarci dentro tutti questi soggetti. Stesso formato, stesso colore, stessa funzione. Eppure per loro le differenze minime diventano enormi. Una tonalità leggermente più chiara, una carta appena più spessa o un carattere tipografico più elegante fa la differenza. Ogni dettaglio viene osservato, confrontato e giudicato come se da lì dipendesse l'intero valore di una persona. Questi uomini competono ferocemente su un oggetto che dovrebbe rappresentare il loro lavoro, ma il loro lavoro praticamente non esiste. Patrick passa intere giornate in ufficio senza fare niente. Guarda la televisione, fa cruciverba dove scrive solo bones e meat a tutte le definizioni. Lo stesso vale per tutti gli altri. I loro ruoli sembrano ereditati, ottenuti per appartenenza, per contesto familiare, per continuità sociale. Non sono professionisti, sono presi dalla strada. Non sono attori professionisti, sono presi dalla strada.
No, sono presenze simboliche messe lì a occupare un posto. Ed è paradossale che proprio chi non lavora davvero sente il bisogno di aggrapparsi con tutte le forze e con tanta violenza a un segno grafico che certifica valore e importanza. Avete poi mai notato che sui biglietti da visita la parola acquisitions è scritta senza una C? Ah, e tra l'altro lavorano tutti nel campo M&A, che secondo me è la roba più pallosa del mondo. Comunque, questo si tratta di un errore banale che nel film stranamente non ha nessun significato nascosto o mistico. È semplicemente un errore nato dal fatto che chi realizzò i props non sapeva come si scrivesse correttamente la parola acquisitions. Però posso dirvi, è un errore perfettamente coerente con il mondo che racconta. In un sistema così anche un'identità costruita su un refuso può reggere senza problemi, perché nessuno guarda abbastanza a fondo da accorgersene. Patrick Bateman partecipa a questo rituale con la stessa ossessione che mette nel curare il proprio corpo. Apriamo una piccola parentesi per apprezzare l'interpretazione incredibile di Christian Bale. Tra l'altro, in alcune interviste il resto del cast ha detto che nonostante avessero girato questa scena per tipo 30 volte, lui riusciva a sudare sempre esattamente nello stesso istante. Lo amo, lui è uno veramente dei miei attori preferiti senza ombra di dubbio, perché è veramente troppo camaleontico e mi spezza il momento dove vede il bigliettino da visita migliore del suo. Tutto il suo mondo crolla in quell'istante. Basta un biglietto da visita veramente leggermente più raffinato che tutto va in pezzi. Tra l'altro sti bigliettini sono perfettamente inutili perché servono solo a farli vedere a tutti gli altri che sono tutti vicepresidenti. Non li daranno mai a nessun altro. Capitolo 3. American Psycho spiegato. Cosa è successo davvero? Arrivati a questo punto rispondiamo alla domanda iniziale. Tutto è successo davvero o era solo nella testa di Patrick Bateman? È la domanda che il film cerca costantemente di evitare. Però i primi 2 capitoli di questo mio video servono proprio per capire perché la risposta unica non esiste. American Psycho non è un puzzle narrativo con una soluzione corretta e definitiva. Il film lavora completamente su un altro piano e per me la spiegazione era tutta una fantasia è errata. E adesso però ci arriviamo. Però sono curiosa di conoscere le vostre opinioni nei commenti. Ci dobbiamo focalizzare su Paul Allen, interpretato da Jared Leto, il detective Kimball, interpretato da Willem Dafoe, l'avvocato di Patrick Bateman e l'agente immobiliare. I loro personaggi sono strumenti narrativi pensati proprio per tenere la verità in uno stato di sospensione permanente. Scusate, ma voi ci pensate mai quanto sia assurdo che Christian Bale e Jared Leto abbiano poi interpretato Batman e Joker? Iniziamo questa analisi e per farlo ora vi pongo la domanda delle domande. Siamo davvero sicuri che l'uomo che Bateman uccide sia Paul Allen? Vediamo il biglietto di Paul Allen. Non ve l'aspettavate, eh? All'inizio del film più personaggi ammettono apertamente di non sapere nemmeno che faccia abbia Paul Allen. Il nome circola, viene pronunciato, ma l'identità visiva di Paul resta vaga. Lui esiste come riferimento sociale, come posizione, non come individuo riconoscibile. E questo è un bel dettaglio, perché in questo contesto l'idea che Bateman possa aver ucciso un uomo qualsiasi scambiandolo per Paul Allen diventa perfettamente plausibile. Se tutti confondono tutti e se i nomi sono intercambiabili, allora anche l'identità della vittima può esserlo. Pensateci un secondo, quando Paul Allen scambia Patrick Bateman per Marcus Halberstram, Bateman non lo corregge, non lo fa mai in realtà e non lo fa nemmeno il vero Marcus quando alla festa di Natale sente pronunciare il suo nome da Allen, si gira però poi si rigira di nuovo. Marcus, buon Natale, come andiamo? Drogato dal lavoro, immagino. Ma perché Bateman non gli dice come si chiama? Perché nel suo mondo correggere significherebbe interrompere il flusso, rivendicare un'identità personale che in quel contesto non ha alcun valore. Lo stesso meccanismo potrebbe valere per Paul Allen. Questa teoria però non serve a risolvere il mistero, serve a mostrarne la natura. Il film costruisce un universo in cui i nomi non garantiscono identità e le identità non garantiscono conseguenze. Che Bateman abbia ucciso Paul Allen, un altro uomo o solo l'idea di Paul, il risultato resta lo stesso. È questo il punto del film. Resta però il fatto che Paul Allen, chiunque esso sia, scompare e il detective interpretato da Willem Dafoe è una figura molto strana dentro American Psycho. La regista Mary Harron ha spiegato che ogni scena con il detective è stata girata in 3 versioni diverse. In una versione il personaggio sospetta apertamente di Bateman, in un'altra non lo sospetta affatto e in una terza resta in una zona di incertezza, come se non riuscisse
riuscisse ancora a farsi un'idea definitiva. Cosa hanno fatto poi in fase di montaggio? Hanno scelto deliberatamente versioni diverse per scene diverse, proprio per evitare qualsiasi linea coerente. Il risultato è un personaggio che cambia leggermente atteggiamento da un momento all'altro senza che lo spettatore possa mai appoggiarsi a una lettura stabile. Questo è fondamentale. Il film non vuole che il detective funzioni come guida narrativa come farebbe in qualsiasi altro thriller. Non deve rassicurare né risolvere né portare ordine, serve solo a mettere lo spettatore sullo stesso terreno instabile di Bateman e lo fa stare in continuo slittamento tra sospetto e normalità. Il detective intuisce, osserva, fa anche delle domande giuste, però non arriva mai a un punto fermo. Ogni possibilità resta aperta e ogni pista resta incompleta. Non esiste una versione corretta degli eventi a cui aggrapparsi. L'ambiguità non è un effetto collaterale, ma il cuore stesso del film. E così facendo il detective, invece di risolvere il mistero, diventa lo strumento che lo mantiene irrisolto. Quando il detective mostra a Bateman il CD che stava ascoltando proprio durante l'omicidio, sta facendo un test. È un'esca psicologica, un oggetto che dovrebbe avere senso solo per chi c'era davvero. Il detective osserva la reazione e cerca una crepa, un'incrinatura nella maschera, ma anche qui il film lavora in modo super sottile. Se guardate bene, la superficie lucida del CD riflette la luce direttamente sugli occhi di Bateman, trasformando ancora una volta la verità in un riflesso. Bateman ovviamente riconosce quell'oggetto, ma lo assorbe come tutto il resto, senza reazione emotiva. E lo dice lui stesso, le sue uniche emozioni sono l'avidità e il disgusto. Nel finale di American Psycho entra in scena l'avvocato e in pochi minuti porta alle estreme conseguenze tutto ciò che abbiamo visto fino a qui. Bateman lo ferma, gli confessa nuovamente dopo avergli parlato il giorno prima al telefono, gli dice di aver ucciso Paul Allen e di aver commesso un'altra serie di omicidi orribili. È il momento in cui la maschera dovrebbe cadere definitivamente, ma anche qui ancora una volta il mondo non reagisce come dovrebbe. L'avvocato ride, minimizza e poi gli dice una frase importante però. Afferma di aver cenato con Paul non una ma 2 volte molto recentemente a Londra. Questa affermazione apre immediatamente 2 possibilità. La prima è che l'avvocato potrebbe aver scambiato Paul Allen per un altro uomo, esattamente come fanno tutti gli altri personaggi per tutta la durata del film. Del resto non riconosce nemmeno Patrick Bateman. Non sa chi sia davvero, lo confonde, lo liquida, non lo prende sul serio. In quest'ottica Paul Allen è stato veramente ucciso, ma l'avvocato semplicemente non sa nemmeno che faccia abbia. Seconda opzione, l'avvocato potrebbe aver capito tutto. Potrebbe aver intuito che Bateman sta cercando qualcosa che in quel mondo non esiste. Una punizione, una conseguenza, un riconoscimento della colpa. La sua reazione allora non sarebbe ignoranza, ma rifiuto. Rifiuto di accettare che qualcuno voglia togliersi la maschera e rompere la superficie, costringere il sistema a guardare. In entrambi i casi il risultato è lo stesso. La confessione non serve a niente. Bateman dice la verità o quella che per lui è la verità, ma anche qui non trova un destinatario, non trova un giudice. L'ultima possibilità di dare un senso a tutto ciò che ha fatto gli viene negata. A rendere tutto questo ancora più chiaro è ciò che Mary Harron negli anni successivi all'uscita del film ha dichiarato. La regista ha detto apertamente che considera un fallimento il fatto che molti spettatori hanno liquidato American Psycho con l'idea che fosse tutto nella testa di Bateman. Me l'ho tenuto alla fine questa cosa, potevo dirvela all'inizio. Ridurre tutto a un delirio mentale significa trasformare Patrick Bateman in un caso isolato, in un individuo disturbato da archiviare. Significa spostare il problema esclusivamente dentro la sua psiche e sollevare il mondo intorno a lui da ogni responsabilità. Ed è esattamente ciò che il film invece cerca di evitare. Per questo American Psycho è costruito per restare instabile. La realtà può essere vera, l'immaginazione può anche essere vera, la zona grigia tra le due può essere vera. Il film infatti non chiede allo spettatore di scegliere una versione definitiva, perché qualunque scelta porterebbe sempre allo stesso risultato. A questo punto, come interpretiamo una delle scene finali, quella in cui Patrick Bateman torna nell'appartamento di Paul Allen che ha usato per compiere gli omicidi? Lui torna lì convinto di trovare ciò che, secondo la sua memoria, dovrebbe esserci ancora: sangue, corpi, tracce, merda. La prova definitiva che qualcosa è successo davvero, ma l'appartamento è perfetto, rimesso a nuovo, anzi è completamente vuoto e c'è un agente immobiliare che sta effettuando una visita con dei clienti. Ascoltiamo un attimo lo scambio di battute perché è importante analizzarlo bene. Ha letto l'annuncio sul Times? No. Sì, voglio dire sì. Sul Times. Non c'era nessun annuncio sul Times.
Qui abbiamo due chiavi di lettura, esattamente come per il discorso dell'avvocato. Opzione 1. L'agente immobiliare sa che lì è successo qualcosa. Secondo questa lettura, l'agente immobiliare non è una figura neutra e non sta semplicemente facendo il suo lavoro. Ha capito che Bateman non è lì per comprare casa e soprattutto ha capito che quell'appartamento ha un passato che non deve tornare a galla. Quando parla dell'annuncio sul Times non farebbe riferimento a un annuncio di morte, ma a un annuncio immobiliare che, secondo lei, non è neanche mai esistito. È come se stesse dicendo: questa storia non è mai entrata nello spazio pubblico e deve restare così. In questa lettura l'appartamento è già stato ripulito, sistemato, reinserito nel circuito del valore e il compito di quella donna è proteggere quella superficie. Non importa se sappia esattamente cosa sia successo o chi sia il colpevole, importa che riconosca Bateman come una minaccia, come qualcuno che potrebbe riaprire una ferita che il sistema ha già deciso di chiudere. Per questo lo manda via con decisione, senza fare domande e senza cercare spiegazioni. È la metafora del sistema che interviene quando la verità rischia di diventare visibile. Opzione 2. L'agente immobiliare non sa nulla degli omicidi e non ha alcuna consapevolezza di ciò che Bateman crede di aver fatto in quell'appartamento. Vede semplicemente un uomo fuori posto, nervoso, ambiguo, che non è un cliente e che non dovrebbe trovarsi lì. Quando dice che non esiste nessun annuncio sul Times, sta solo dicendo che quell'appartamento non è pubblicizzato e non è accessibile a tutti. Il suo comportamento non nasce dal voler coprire un crimine, ma dal voler proteggere uno spazio che deve essere vendibile soltanto a un certo tipo di clientela. Eppure anche in questa lettura il risultato non cambia. Io so solo che lei mi fa più paura di Patrick Bateman. Oltre a queste due versioni c'è chi pensa che la scena stessa sia parte dell'immaginazione di Bateman come altre nella storia. Altri invece credono che non solo la gente sappia cosa sia successo, ma abbia anche un ruolo attivo nella rimozione delle prove di delitti commesse da persone come Bateman. Ok, ora arriviamo al punto. Alcuni atti di violenza di Patrick Bateman possono essere reali, altri immaginati, altri ancora deformati dalla sua stessa percezione, ma il mondo intorno a lui reagisce allo stesso modo in ogni caso. Realtà e immaginazione vengono assorbite senza distinzione. A rafforzare questa ambiguità c'è anche il quaderno di Bateman che vediamo verso la fine del film, pieno di disegni estremamente violenti, ripetuti, quasi compulsivi, come se la violenza esistesse prima di tutto come struttura mentale. Quel quaderno non è una prova e non è una confessione, è una mappa. Mostra che per Bateman non esiste più una linea netta tra ciò che immagina e ciò che fa, perché entrambe le cose abitano lo stesso spazio. La colpa non trova un destinatario, la confessione non trova ascolto e la distinzione tra reale e irreale perde importanza di fronte a un mondo che continua a funzionare esattamente allo stesso modo. Ad esempio, io credo che l'omicidio della prostituta Christie sia avvenuto solo nella sua mente. La scena in realtà è costruita in modo apertamente irreale. Nessuno apre la porta quando lei chiede aiuto, nessuno sente le urla, nessuno reagisce al rumore assordante di una motosega che dovrebbe attraversare l'intero palazzo. Anche l'atto in sé diventa fisicamente improbabile, quasi grottesco, come se la violenza smettesse di appartenere al mondo reale per trasformarsi in una fantasia di controllo assoluto, e si riconnette al fatto che lui stesse guardando "non aprite quella porta" qualche scena prima. American Psycho sembra dirci che non tutta la violenza ha lo stesso statuto e che alcune sequenze appartengono più alla sua immaginazione e al suo delirio di onnipotenza. In conclusione, il film funziona come un puzzle che cambia forma in base a chi lo guarda. Potete pensare che alcune scene siano reali, che altre siano immaginate, altre ancora appunto deformate dalla sua mente. Nessuna di queste letture è sbagliata, perché il film è costruito per sostenerle tutte quante. L'unica lettura che però riduce il senso dell'opera è quella che trasforma tutto in un semplice delirio mentale, perché così si sposterebbe il problema solo su Patrick Bateman. Capitolo 4. Le donne in American Psycho. Nel film le donne non sono personaggi secondari per caso, sono costruite così perché occupano una posizione precisa all'interno del mondo di Patrick Bateman. Non vengono mai guardate come individui completi, ma come superfici su cui esercitare potere, controllo e possesso. Il loro valore non passa da ciò che sono, ma da ciò che rappresentano per lo sguardo maschile. Le donne che frequenta, che desidera o che usa non vengono mai davvero ascoltate. I loro dialoghi vengono interrotti, ignorati, sovrastati. Non gliene frega niente, spesso parlano, ma comunque la macchina da presa e il montaggio ci fanno capire che le loro parole anche qui non producono effetto. Questa dinamica è evidente sia nelle relazioni socialmente accettabili come quella con Evelyn, sia in quelle più esplicitamente violente
esattamente come con le prostitute. In entrambi i casi il rapporto non è mai ovviamente paritario, è sempre un rapporto di utilizzo. Bateman non cerca intimità né relazione né un riconoscimento reciproco, cerca solo conferme. Le prostitute non sono solo vittime facili dal punto di vista narrativo, ma incarnano il punto più estremo di un meccanismo che nel film è già ovunque. Sono corpi senza protezione sociale, senza nome, senza memoria, persone che il sistema è abituato a consumare e poi a dimenticare. Qui entra in gioco anche poi il concetto di biondo, che nel film è molto più di una semplice caratteristica estetica, perché il biondo è uno standard, è un segnale di desiderabilità costruita. Il colore dei capelli diventa parte della stessa logica di omologazione che governa tutto il resto. Allo stesso tempo però i personaggi femminili non vengono pensati per essere idealizzati o assolti. Le prostitute e le donne dell'elite occupano sì ruoli diversi, ma sono entrambe pienamente inserite nello stesso sistema di valori. Le prostitute vengono mostrate come corpi sacrificabili, è vero, ma il film non le rappresenta come figure inconsapevoli. Pensano esclusivamente al denaro. Nel caso di Christie questo è evidente. Dopo il primo incontro con Bateman finisce in ospedale, è terrorizzata, capisce chiaramente che c'è qualcosa che non va, eppure accetta di rivederlo. Lo fa per più soldi. La possibilità di salvarsi passa in secondo piano rispetto al guadagno. Anche lei in quel mondo ragiona secondo una logica di scambio che finisce poi per metterla in pericolo. Dall'altra parte ci sono le donne dell'alta società come Evelyn o anche la segretaria Jean. Evelyn non è una vittima ingenua, non ascolta Bateman, non si interessa di quello che dice, non è coinvolta emotivamente in questa relazione. Sta con lui perché rappresenta ciò che deve avere, un uomo giusto nel posto giusto, con il lavoro giusto e con l'immagine giusta. Anche lei sta cercando un prototipo, non una persona. Stessa cosa per Jean, che è entusiasta all'idea di uscire con Patrick, ma solo per la possibilità di poter cenare a questo maledetto Dorsia. Le donne subiscono la violenza più estrema, ma allo stesso tempo interiorizzano e riproducono i valori che rendono possibile quel mondo. Nessuno ne esce davvero pulito. Tutti, uomini e donne, sono incastrati dentro un mondo che premia l'apparenza, il denaro, lo status e ignora tutto il resto. La condanna non riguarda un singolo personaggio, ma l'intero sistema. Capitolo 5. Gli indizi nascosti. Come sempre passiamo alla mia parte preferita. Uno degli indizi più evidenti in American Psycho è la scia di sangue che Bateman lascia mentre trascina il cadavere di Allen dentro un borsone firmato Jean-Paul Gaultier lungo il corridoio del palazzo. Il sangue lascia tutta una traccia sul pavimento chiaro. È esattamente il tipo di prova che in qualsiasi altro film segnerebbe un punto di non ritorno, e invece qui no. Tralasciando il portiere che non si accorge di nulla, nell'inquadratura successiva quella scia semplicemente non c'è più. La traccia non viene risolta, viene assorbita. È come se la realtà decidesse di non registrarla. American Psycho qui mostra un mondo in cui anche l'evidenza più brutale può essere neutralizzata. Il sangue non scompare perché non è mai esistito, ma perché ancora una volta non produce conseguenze. E poi l'omicidio sia reale o immaginato, il risultato, ditelo voi, non cambia. La traccia che dovrebbe attivare una reazione collettiva viene ignorata. La realtà invece di opporsi collabora. È il primo segnale concreto che in questo film non conta ciò che accade, ma ciò che il sistema decide di riconoscere, e il sistema davanti a quella scia di sangue sceglie di voltarsi dall'altra parte. La scena dell'ATM è uno dei momenti poi più stranianti del film. Patrick Bateman si avvicina a un bancomat per prelevare dei soldi e sullo schermo compare la frase "Feed me a stray cat", nutrimi con un gatto randagio. Qui il film rompe apertamente, siamo tutti d'accordo, il patto con il realismo. Ma questa scena non serve a dirci che tutto il film è un'allucinazione, serve a dirci che a questo punto della storia la percezione di Bateman non è più distinguibile dalla realtà. Il mondo esterno e la sua mente iniziano a sovrapporsi. Il dettaglio fondamentale è che Bateman non reagisce come qualcuno che sta avendo un'allucinazione, accetta quel messaggio come accetta tutto il resto. Non a caso subito dopo Bateman prova davvero a uccidere il gatto. Da questo momento in poi il film sembra segnare un punto di non ritorno. La scena dell'ATM rappresenta il picco dell'assurdità, il momento in cui la percezione di Bateman smette definitivamente di essere affidabile. Non è più possibile distinguere con chiarezza ciò che appartiene al mondo esterno e ciò che invece nasce nella sua mente. Subito dopo il film però alza ulteriormente l'asticella con la sparatoria contro la polizia. Una sequenza talmente sproporzionata, grottesca e irrealistica da sembrare più una fantasia di onnipotenza che un'evidenza
evento reale. Bateman uccide, fa esplodere auto, fugge senza conseguenze, come se fosse diventato improvvisamente un supereroe. Non significa che tutto ciò che è avvenuto prima sia immaginato, significa che da qui in avanti il film smette deliberatamente di offrirci un appiglio realistico. Pensiamo poi ad esempio alla scelta di I'm Walking on Sunshine. Quel contrasto non serve a farci ridere e basta, serve a mostrarci quanto Bateman sia completamente disallineato dalla realtà emotiva. Il suo corpo comunica aggressività, controllo, durezza. È la sua maschera, no? Lui cammina come se fosse invincibile, ma la colonna sonora lo svuota di ogni aura minacciosa e lo rende ridicolo. Diventa una caricatura che vive dentro una bolla di superficialità pop. Anche quando sembra potente è completamente scollegato da qualsiasi autenticità. O anche la sua iconica frase I have to return some videotapes, devo restituire delle videocassette. Perché la dice? Lui la usa come una formula automatica per uscire di scena senza dover spiegare nulla. La dice perché è socialmente perfetta, non suscita domande e non richiede attenzione. Un altro dettaglio è che Patrick Bateman indossa quasi sempre mutande bianche. È lo stesso colore delle sue camicie, dei bagni, degli interni minimalisti in cui abita. Tutto è levigato, controllato, non c'è una macchia. Anche quando la violenza esplode, l'immagine esterna di Bateman resta intatta. Nell'ultima scena del film però qualcosa cambia, indossa mutande rosse. È uno dei pochissimi elementi cromatici che rompe quella continuità visiva costruita per tutto il film. Il rosso richiama immediatamente il sangue, la violenza, la colpa, ma attenzione, non è un rosso che esplode all'esterno, è nascosto, intimo, invisibile agli altri. Lo spettatore lo vede, ma il mondo no. Indica che qualcosa è passato dentro Bateman, che un residuo esiste, ma resta confinato lì. La violenza ha lasciato una traccia solo nel suo spazio privato, non nel sistema che lo circonda. L'ultima frase che pronuncia nel film è This confession has meant nothing. Questa confessione non ha nessun significato. Bateman ha fatto tutto quello che in una narrazione classica dovrebbe portare a una conclusione. La sua confessione, come abbiamo detto, cade nel vuoto come le sue parole durante tutto il film. Se notate, sopra la sua testa compare la scritta This is not an exit e qui avviene una vera e propria rottura della quarta parete. Bateman desidera punizioni, una via d'uscita emotiva o morale, ma non la trova. Lo sguardo dritto verso la camera è il momento in cui Bateman, e forse anche noi, comprendiamo che non esiste una via di fuga da quel vuoto di superficie e significato. Bateman non sta più parlando con gli altri personaggi, ma con chi lo sta osservando. È come se ci stesse dicendo: avete visto tutto, avete capito tutto, eppure non c'è nessuna conclusione rassicurante da offrirvi. La scritta This is not an exit non riguarda solo lui, ma la sua storia, il film e anche chi lo guarda. Non c'è una lettura che risolve tutto e non c'è una spiegazione che permetta di archiviare American Psycho come il racconto di un uomo malato, perché anche quella sarebbe una via d'uscita troppo semplice. A questo punto la vera domanda non è più che cosa sia successo davvero, ma come voi scegliete di leggere questo film. Vi aspetto nei commenti perché sono curiosissima di sapere qual è la vostra interpretazione, se pensate che gli omicidi siano reali, immaginati o un mix delle due cose. Se siete arrivati fino a qui, iscrivervi al canale e lasciare un like è davvero fondamentale per me, quindi io vi ringrazio se lo farete. Noi ci vediamo ogni venerdì su YouTube con nuovi video spiegazione e ogni mercoledì alle 21:30 su Twitch, dove tra poco inizieremo la maratona degli Oscar commentando tutti i film candidati. Grazie davvero per il vostro tempo, ci vediamo la prossima settimana.